il ramen vietnamita. Bentornati su Manderlice, io sono Stefania. Oggi prepareremo insieme il ramen vietnamita, versione veg, il pho chai. A più tardi. Cominciamo proprio dal brodo. La sera prima mettiamo in ammollo dei funghi shiitake secchi in 1,5 litri di acqua. Tutte le dosi scritte li trovate in descrizione e lasciamo riposare in frigorifero per tutta la notte. Il giorno seguente, dopo aver sciacquato i funghi, strizziamoli e mettiamoli da parte. Li riutilizzeremo più tardi. L'acqua di ammollo filtriamola con un colino e un panno, in modo da assicurarci di eliminare qualsiasi residuo depositato sul fondo. A questo punto ci dedichiamo all'essenza del nostro pho, le spezie. Originariamente in Vietnam se ne utilizzavano solo 5, in riferimento ai 5 elementi della medicina tradizionale cinese. Ma nel pho di oggi molto spesso se ne trovano 6. Abbiamo bisogno di chiodi di garofano, cannella cinese, la cassia, dalla corteccia spessa e sugherosa e dall'aroma intenso. In alternativa è perfetta la cannella di Ceylon, dal sapore più delicato. Semi di coriandolo, cardamomo nero da aprire in modo che i semi sprigionino tutto il loro sapore, anice stellato, la spezia più importante che identifica il pho anche lontano 1 chilometro, e i semi di finocchio, l'ingrediente aggiunto nel pho moderno. Pronte tutte le spezie, portiamoci avanti con la preparazione di un condimento speciale, lo yuba. Vi lascio il link dedicato nel caso ve lo foste perso. Idratiamolo in acqua tiepida. Mentre lo yuba si ammorbidisce, scaldiamo una padella e tostiamo il nostro mix di spezie. Non appena sentirete i profumi sprigionarsi, rimuovetele subito per evitare di bruciarle. Inseritele in un filtro. Per insaporire ulteriormente il nostro brodo vegetale andiamo ad abbrustolire da entrambi i lati una cipolla e dello zenzero. È giunto il momento di aggiungere le verdure. Abbiamo bisogno di carote e mele per dare dolcezza, del porro e del daikon, la rapa bianca. Ora che tutti gli ingredienti per il brodo sono pronti, versiamo in una pentola capiente l'acqua di ammollo dei funghi shiitake, tutte le verdure e le spezie. Se avete un filtro di tela grande, usatelo che è molto comodo. Lasciamo cuocere per 45 minuti. Essendo un brodo vegetale, infatti, non servono tante ore di cottura come nel pho tradizionale. Saliamo con la salsa di calamaro versione vegana e addolciamo con un cucchiaio di miele o dolcificante preferito. Intanto che il brodo cuoce, mettiamo in ammollo le tagliatelle di riso essiccate. Esiste in commercio anche la versione fresca? Controllate le istruzioni sulla confezione per i tempi di cottura. Mettiamo le tagliatelle di riso in ammollo in acqua tiepida per 30 minuti. Nel frattempo prepariamo il condimento. Io ho l'abitudine di prepararlo in anticipo in modo da averli già pronti per l'assemblamento del piatto, soprattutto quando ho ospiti a casa. Abbiamo bisogno di straccetti di funghi. Io ho trovato i finferli, ma qualsiasi fungo carnoso e filamentoso è perfetto. Funghi shiitake che abbiamo conservato dal brodo. Spadelliamoli separatamente con un po' di olio. Ora lo yuba arricciato sarà perfettamente idratato. Sciacquiamolo, strizziamolo e doriamolo in padella. Allo stesso modo facciamo con un panetto di tofu compatto, tagliato in base ai vostri gusti. E voilà, il nostro condimento nutriente, saporito e ricco di consistenza è pronto. Al termine dei 45 minuti di cottura del brodo rimuoviamo tutte le verdure
le spezie e la schiuma in eccesso. Il brodo deve essere limpido. Cuociamo le nostre tagliatelle di riso in acqua bollente per 8-10 secondi, poi scoliamole e sistemiamole in una bella ciotola capiente. Siamo finalmente pronti per assemblare il piatto usando la nostra creatività. Aggiungiamo qualche bastoncino di yuba, qualche fungo shiitake, del tofu, i funghi, e del peperoncino fresco se lo gradite. Io lo adoro e preferisco utilizzarlo in sostituzione dello sriracha, la salsa piccante usata solitamente. Completato l'assemblamento, versiamo il brodo. Mi raccomando, non spegnete il fuoco. Il brodo deve continuare a bollire e sommergiamo tutte queste prelibatezze. Terminato il piatto, aggiungiamo un po' di freschezza con le guarnizioni tipiche. Del cipollotto, germogli di soia, questi li ho coltivati in casa usando un bricchetto di cartone, vi lascio il link del video qua sopra, del basilico, se trovate quello thailandese meglio ancora, e infine spremete uno spicchio di lime. Mescolate il tutto con bacchetta e cucchiaio e siete pronti per gustare questo strepitoso ramen vietnamita, il pho chai. In vietnamita, chai significa vegetariano, una cucina derivante dalla tradizione buddista, e oggi il termine può essere esteso anche a vegano, non essendoci un'altra parola specifica. Nel caso andaste in Vietnam, assicuratevi che non ci siano le uova. Il pho è il piatto nazionale vietnamita e nonostante io sia cresciuta con la versione tradizionale, da anni ho optato per una dieta vegetariana. Pertanto ho creato questa versione veg che non ha nulla da invidiare a quella originale. Il pho che ho deciso di mostrarvi oggi è il frutto di numerosi esperimenti in cucina, cercando di riprodurre un brodo che fosse il più possibile vicino a quello originale e di portare il piatto a un livello superiore giocando con le consistenze dei condimenti. Per me pho è casa, dovunque io sia, con qualsiasi clima, in qualsiasi stagione, è sempre un buon momento per una ciotolona di pho caldo. E voi? Qual è il vostro piatto del cuore? Quello che vi riporta tra le mura di casa? Fatemelo sapere nei commenti. Come sempre spero che anche questo video vi sia piaciuto. Grazie per il tuo tempo e alla prossima.